Ti sei mai chiesto come alcune aziende riescono a mantenere una reputazione di eccellenza per decenni, se non secoli? O come fanno marchi emergenti a costruire una brand identity forte fin dall'inizio? In un'epoca in cui l'innovazione sembra essere l'unica via per il successo, è facile sottovalutare il potere della tradizione e la sua capacità di interagire con la brand identity. In questo video esploreremo il fascino senza tempo della tradizione aziendale e come può essere strategicamente fusa con la brand identity in un modo efficace per creare un impatto duraturo. Ma prima mi presento, mi chiamo Simone Ballico, sono il founder di Obrand Value, un'agenzia di consulenza che aiuta piccoli, medi, grandi, attuali e futuri imprenditori a creare piani strategici innovativi di marketing e branding. Quando parliamo di tradizione aziendale, la prima cosa che potrebbe venire in mente sono vecchi archivi polverosi o processi obsoleti, ma la tradizione è molto più di questo. Si tratta del DNA di un'organizzazione, un insieme di valori, credenze e pratiche che hanno resistito alla prova del tempo. È quello che separa le aziende di successo da quelle destinate all'oscurità, alla morte. Edgar Schein, un nome che dovrebbe suonare familiare a chi si occupa di cultura organizzativa, ha presentato nel suo libro Organization, Culture and Leadership un modello che sottolinea l'importanza della cultura e implicitamente la tradizione in un'organizzazione. Schein divide la cultura organizzativa in tre livelli: artefatti visibili, valori condivisi e presupposti di base. La tradizione in questo contesto agisce come un ponte tra questi livelli, fornendo un senso di continuità e coerenza. Prima di procedere alle strategie pratiche è fondamentale capire questi tre livelli di cultura organizzativa delineati da Shane. Infatti questi livelli aiutano a comprendere come la tradizione si manifesta e come può essere efficacemente integrata nella brand identity. Gli artefatti visibili sono i simboli tangibili e osservabili di una cultura aziendale. Pensiamo quindi ai luoghi, gli uffici e anche al linguaggio e al tono utilizzato nella comunicazione. Questi sono gli elementi che vediamo, che sentiamo e che percepiamo, ma il loro significato profondo può non essere immediatamente evidente. È un po' come giudicare un libro dalla copertina, quindi tu vedi qualcosa ma non capisci completamente la storia completa. I valori condivisi sono invece i valori, le norme, le regole ufficiali che guidano il comportamento dei membri di un'organizzazione. Esattamente, stiamo proprio parlando di vision, mission, unique value proposition. E qui entriamo nel cuore, nel modo in cui le persone interagiscono tra loro e con i clienti o con i partner. Sono quei valori che poi renderanno fluida la relazione tra i vari stakeholder, che in questo caso sono sia investitori che clienti. I presupposti di base invece sono le credenze profondamente radicate e spesso non dette, che sono così parte della cultura di un'organizzazione che vengono dati per scontati. Questi presupposti sono quindi quelli più complicati anche da modificare e influenzano la percezione, i pensieri e i sentimenti. Sono così intrinsechi che spesso non vengono nemmeno messi in discussione, semplicemente sono così e basta. La tradizione agisce come un filo conduttore che lega questi tre livelli insieme. Gli artefatti visibili possono essere manifestati attraverso la tradizione di un'azienda, per esempio quindi il logo. I valori condivisi invece potrebbero riflettere la storia stessa dell'azienda, mentre i presupposti di base sono spesso la manifestazione più profonda della tradizione, radicata nel cuore dell'organizzazione. Ma perché conta questo concetto nell'azienda moderna? Perché in un mondo sempre più globalizzato, digitale, potresti pensare che la tradizione sia diventata obsoleta. Invece non è così. La tradizione infatti funge da ancora in un mare di tempesta, richiamando l'Oceano Rosso, e permette quindi all'azienda di mantenere un senso di identità e scopo che navigano attraverso queste acque mutevoli. La tradizione, quando combinata strategicamente con la brand identity, può offrire un vantaggio competitivo unico. E in un mercato affollato come quello che ci sta aspettando lì fuori, dove tutti abbiamo la stessa opportunità, lo stesso accesso alle tecnologie e alle informazioni, è la tua tradizione e ciò che tu trasmetterai che ti farà emergere. Ora, non mi fraintendere, la tradizione non è un'ancora che ti tiene fermo mentre il mondo evolve, piuttosto è un faro che guida la tua nave. Infatti ti permette di innovare senza perdere però la tua essenza. Infatti è molto importante bilanciare questi due elementi. Se la tradizione è il DNA della tua azienda, la brand identity è il suo volto che sorride o è serio in base al tuo brand. È la combinazione di tutti quegli elementi visivi e non visibili che comunicano chi sei, cosa fai e perché importa. Ma come può la brand identity fungere da veicolo per trasmettere la tua inestimabile tradizione aziendale? Brand identity e tradizione non sono concetti isolati, sono due lati della stessa medaglia. Prendiamo ad esempio Coca-Cola, un marchio che è praticamente sinonimo di tradizione. Coca-Cola ha oltre un secolo di storia, ha mantenuto una brand identity coerente che evoca sensazioni di felicità. Stappa una Coca-Cola, stappa la felicità, unità e ovviamente festa. Del suo colore rosso distintivo ai suoi spot pubblicitari natalizi, ogni elemento è stato calibrato per risuonare i valori e gli ideali che hanno fatto la storia di questo brand. Gli artefatti visibili del brand, come il logo, stappa la felicità, il colore rosso, riflettono una tradizione di eccellenza,
un po' meno di qualità, il terzo Corvalli. Poi non credo sia morto nessuno per un bicchiere di Coca-Cola, o almeno spero. I valori condivisi come l'inclusività e l'ottimismo sono tradotti in campagne pubblicitarie e iniziative di marketing che sottolineano il legame comunitario e l'unità. E quindi la convinzione che una semplice bevanda possa andare oltre il semplice dissetare, dare energia, ma serve come catalizzatore per momenti di felicità e connessione. Questi elementi di brand identity raccontano sì la storia di Coca-Cola, ma servono anche come potente veicolo per trasmettere una ricca tradizione. Ogni volta che vediamo una pubblicità di Coca-Cola o prendiamo una lattina rossa e bianca, siamo subito inondati da un senso di familiarità, comfort. È questo il potere della tradizione unita a una brand identity efficace. Ora che abbiamo gettato quindi le basi teoriche, abbiamo visto l'esempio di Coca-Cola, passiamo all'azione. Vediamo alcune strategie concrete per iniettare questa preziosa tradizione aziendale nella tua brand identity. Innanzitutto lo storytelling digitale, che ormai è sentito e risentito, però le storie sono il modo più antico e potente per condividere informazioni e valori. Creare una sezione del tuo sito web dedicata alla storia dell'azienda migliora la tua SEO e ti offre anche l'opportunità di narrare la tua storia in modo coinvolgente. Lanciare ad esempio un'edizione limitata di un prodotto che omaggia un design, una formula passata, è un ottimo modo poi per attirare i clienti passati, ma anche quelli nuovi. Ad esempio, se il tuo brand ha un prodotto iconico, considera la possibilità di lanciare un'edizione anniversario con ad esempio un packaging retro. Utilizza i tuoi canali social per condividere vecchie foto, annunci pubblicitari vecchi o anche vecchi traguardi molto importanti della tua azienda. È un ottimo contenuto e crea un senso di continuità, coerenza nel tuo brand. Invita i tuoi clienti più fedeli a condividere le storie su come il tuo prodotto o servizio fa parte della loro vita. Raccogli queste testimonianze e ripresentale in un modo visivamente accattivante sul tuo sito o sui tuoi social media. Formazione e onboarding fa parte di quel processo di accoglienza di nuovi dipendenti, quindi inserisci una formazione sulla storia e valori dell'azienda. Devi far capire ai tuoi nuovi dipendenti che cosa rende speciale la tua azienda, assicurandoti che la tua azienda riesca a trasmettere i tuoi valori di generazione in generazione. Infine, puoi organizzare degli eventi che celebrano la tua storia e i tuoi valori. Questo potrebbe essere sia un webinar, ma anche un evento in presenza, con anche la collaborazione di altri brand magari collegati alla tua azienda. Come si suol dire, il diavolo è nei dettagli. E questi sono solo alcuni modi in cui tu puoi trasmettere efficacemente la tradizione attraverso la tua brand identity. Il trucco è essere coerenti, autentici e strategici. Ricorda quindi, la tradizione non è un fardello da portare, ma un tesoro da valorizzare. Integrarla nella vostra brand identity è un'ottima mossa per la vostra SEO, ma anche un biglietto per capire il legame più profondo con i vostri clienti. Tirate fuori quindi quei vecchi album di famiglia aziendale e iniziate a scrivere il prossimo capitolo della vostra storia unica. Queste considerazioni però non finiscono qui. Io Brand Value integra innovazione, tradizione e qualità nella brand identity della tua azienda. Per rimanere aggiornato su future analisi, case study e use cases, segui Io Brand Value, compiendo un passo significativo per restare informato e prendere decisioni più consapevoli nella tua impresa. Se hai trovato questo articolo interessante, allora non vorrai perderti i prossimi contenuti. Segui Io Brand Value e unisciti alla New Branding Journey per approfondire, pensare in modo critico e agire saggiamente di fronte a circostanze in continua evoluzione. Non perdere l'occasione, segui ora Io Brand Value prima che ti dimentichi o non ti spunta più nel feed e diventa parte della community.